Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso iniziamo la lettura. Andiamo prima di tutto ad inquadrare la vostra settimana, come andrà, quindi le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la luna, quindi ci parla di un inizio di settimana un po' con delle energie bassine, nel senso che la luna ha degli aspetti che possono essere positivi, però anche negativi. Quelli negativi riguardano le influenze del passato o dei ricordi, soprattutto quelli spiacevoli, sbalzi di umore, delle tensioni che ci portiamo dietro, dentro, soprattutto dentro di noi, dei cambiamenti che possono destabilizzarci. Di positivo a tutto quello che è legato alla nostra interiorità, che vuole essere ascoltata, che vuole emergere, la nostra stessa intuizione, i nostri sogni e desideri che vogliono essere realizzati effettivamente. Quindi un inizio un po' così, abbastanza altalenante, dove si devono gestire sia delle emozioni sia delle situazioni che possono essere complesse. A confermare questo troviamo anche i topolini. Consiglio sempre quando esce questa carta di fare attenzione ai pregressi o di fare attenzione a quello che abbiamo messo da parte, trascurato, oppure alle cose che ci teniamo particolarmente. Se ci teniamo particolarmente e veramente a qualcosa, dobbiamo controllare, dobbiamo verificare, dobbiamo capire che tutto sia in ordine e quindi di non trascurare nessun dettaglio, né in situazioni né riguardo persone, perché possono esserci delle tensioni, possono esserci dei fastidi o comunque delle cose che magari ci fanno perdere tempo, perché magari potevamo stare più attenti prima, oppure abbiamo trascurato dei dettagli. Se siamo stressati abbiamo la possibilità di farci aiutare da qualcuno, facciamolo assolutamente, non dobbiamo per forza fare tutto da soli. Il cane ci dice proprio questo, ok? Tanto proviene da noi, dal nostro impegno, dalla costanza, dalla pazienza, di essere fedeli a se stessi, certo, ma soprattutto l'aiuto, la risoluzione, un qualcosa che ci può sostenere, anche solo confortarci, è nell'amicizia o in una persona di fiducia. Io direi soprattutto per le questioni, quelle più pratiche e anche legate al lavoro e alle finanze. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Troviamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Ambito amore e relazioni, ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche all'amicizia, a quelle più importanti di famiglia, quindi vediamo un po' cosa voglio dirvi, in modo tale che voi possiate avere un quadro abbastanza completo. Abbiamo l'orchidea. L'orchidea ci parla di emozioni molto forti, infatti l'abbiamo visto, e anche abbastanza altalenanti. In questo caso sono maggiormente legate al coinvolgimento fisico, di attrazione, di desiderio e quindi di avere anche più complicità. Parla di passione travolgente? Assolutamente sì, magari può risvegliarsi qualcosa del genere, oppure per le questioni più pratiche esserci l'opportunità di una nuova avventura, di qualcosa che può essere anche bello, piacevole per voi. Ovviamente diciamo sì, si può
programmare, si può valutare fare qualcosa, c'è questo sole che effettivamente parla di riuscire a realizzare delle cose positive, costruttive, sia per il vostro stesso rapporto, anche relazioni più importanti, sia per progetti futuri, assolutamente sì. Porta anche chiarezza e luce in situazioni più complesse. Probabilmente sono delle emozioni molto forti o delle situazioni abbastanza intense che devono essere gestite in qualche modo per non accumulare stress e tensione. Amore perfetto, ecco, questo va come la ciliegina sulla torta a dirci che c'è serenità, c'è massima intesa, unione, benessere, compatibilità in un certo senso e può parlare anche, magari questo può essere utile per i single, di un nuovo coinvolgimento, di una passione, di un qualcosa di molto forte, può partire a livello fisico, a livello di intesa, anche di connessione, non dico diciamo spirituale, però c'è una forte connessione, si può sentire, si può avvertire e può portare nuova luce in questo ambito sentimentale. Alcune cose possono far riferimento non solo a un qualcosa che è già in corso, tipo una conoscenza e che quindi può procedere e andare avanti in questo modo, ma anche per chi non ha nessuno. Questa può indicare sia un'avventura che in qualche modo può essere piacevole, però passeggera, però può anche partire qualcosa di interessante da un'avventura, da un qualcosa di totalmente inaspettato che può arrivare nella vostra vita. Per quanto riguarda, le questioni più pratiche, quelle legate al lavoro, alle finanze, qui troviamo nemica. Allora, nemica può riferirsi veramente a una persona che in pratica vi toglie tutta la pazienza, oppure rosicchia le vostre stesse energie, magari anche il vostro tempo. Quindi è vero, sì, può trattarsi di una persona forse che non è tanto sincera o si comporta male, può essere una persona eccessivamente critica o invadente, quindi dipende. Allora magari sapete con chi avete a che fare, forse è proprio per quello che avete bisogno di adottare delle strategie e farvi aiutare oppure cambiare atteggiamento, quindi farvi aiutare da qualcuno nello specifico, soprattutto che se questa persona in qualche modo ha il potere di mettervi in condizioni di disagio nel lavoro stesso o anche per questioni pratiche. Può riferirsi effettivamente non solo a una persona, magari a una situazione complessa che state gestendo, cose burocratiche, legali o magari dei compiti da sostenere lunghi, difficili e allora ecco perché secondo me saltano fuori carte del farsi aiutare o se proprio qualcosa la dovete fare da soli, comunque in qualche modo avere qualche suggerimento in più, forse un aiuto, un sostegno. Ci riuscite sicuramente, perché abbiamo anche la doppia indicazione di costanza, di fiducia, di pazienza, quindi di andare avanti, di lasciar perdere tutte le cose che vi fanno perdere tempo, che vi portano tensione, ma di concentrarvi su di voi, sulle cose più importanti e questo vale per tutti, sia di fare attenzione alle vostre finanze, alle spese eccessive o a un qualcosa che dovete sostenere, sia a persone, come abbiamo visto, situazioni complesse, anche per chi è in cerca di lavoro, magari di valutare proposte, intenzioni. Ci sono alcune cose che non vanno assolutamente bene, quindi possono essere delle proposte, così farlocche, diciamo in questo termine, e invece magari prima di accettare verificate,
forse c'è qualcuno che effettivamente può aiutarvi in questa verifica, però la vostra pazienza, la vostra costanza sicuramente vi porterà dei risultati, quindi questi vi stanno dicendo di continuare in questo modo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!